Buongiorno a tutti, vi ringrazio per la presenza e l'attenzione. Oggi, questo è l'ultimo dei 12 incontri previsti nell'ambito della serie di eventi tecnico-formativi Rete Natura 2000, Sistemi Agrozootecnici e Biodiversità, organizzata nell'ambito del progetto Interreg Italia-Slovenia Biodiversity. Oggi diamo conto di alcuni risultati di progetto, non dell'intero progetto, ma di alcuni risultati che abbiamo ottenuto qui a livello regionale. Faremo un intervento a più voci, a parte una mia breve presentazione, poi passerò la parola alla dottoressa Stravisi. Intanto lo dire a lei, insomma, mi incarico di scusarmi per il dottor Santagliana che ha avuto un piccolo incidente, niente di grave, ma oggi non può partecipare all'evento. Poi ci siamo io e il professor Corazzini dell'Università di Udine e conclude il dottor Pasut, che è libero professionista, che ci ha supportato in questo progetto. Parto dicendo che in generale il progetto ha come obiettivo quello di valutare, di indagare l'importanza e le modalità di mantenimento o meglio di miglioramento della biodiversità vegetale in varie aree Natura 2000 tra la Slovenia e l'Italia, nella fattispecie Friuli Venezia Giulia e Veneto, anche in rapporto al comportamento, alla vitalità, alla salute delle api domestiche gestite all'interno. Il progetto era partito già nel 2019 in concomitanza poi con la pandemia, quindi c'è stato un blocco di quasi 2 anni, è ripartito nel 2021 e si concluderà nella seconda parte del 2022. Nella seconda parte dell'anno quindi saranno disponibili i report di progetto e probabilmente, anzi sicuramente, faremo un evento finale per dar conto dei risultati dell'intero progetto. I partner, lo ricordo, sono Veneto Agricoltura, che coordina il gruppo di lavoro, il Polo Tecnologico Alto Adriatico di Pordenone, l'Università di Udine, il Business Support Center di Krani, che è sostanzialmente un'agenzia regionale di sviluppo della regione Gorenjska e Slovenia, e l'Università di Lubiana. Ritornando alla nostra regione, noi, come abbiamo più volte detto, ci siamo occupati di 2 siti Natura 2000, il sito Greto del Tagliamento e il sito Carso Goriziano e Triestino. Oggi daremo conto di risultati solo nel primo sito, ma sicuramente avremo modo poi di presentare e discutere anche i risultati ottenuti nel Carso. Tra le diverse azioni previste dal progetto, quelle un po' di interesse e che tratteremo un po' oggi, sono un'analisi di contesto dei siti che però è già stato presentato, l'utilizzo e la messa in rete di armi elettroniche, di cui parlerà la dottoressa Stravisi, una valutazione del comportamento delle api attraverso l'analisi dei pollini. Ancora abbiamo trattato sull'importanza della biodiversità delle superfici a prato pascolo per le api, e poi abbiamo appunto organizzato questa serie di incontri tecnico-formativi più in generale sull'importanza del rapporto tra la biodiversità e la gestione ambientale e, diciamo, le attività agrozootecniche. Proprio su questo ultimo punto, diciamo, per quanto riguarda quindi questi incontri, nelle intenzioni questi incontri avrebbero dovuto essere tutti in presenza, ma per vari motivi, insomma, legati alla pandemia e non solo, sono stati poi proposti tutti in remoto, anche con il fondamentale aiuto della dottoressa Stravisi, che quindi ringrazio. Adesso vado con i ringraziamenti, visto che è l'ultima puntata, diciamo. Abbiamo invitato
diversi relatori, no? E quindi ringrazio anche loro di cuore per la disponibilità, anche considerando che la maggior parte di loro non erano direttamente coinvolti nel progetto. Abbiamo quindi trattato diversi temi e in particolare ricordo abbiamo iniziato trattando il tema dei siti Natura 2000, di questa rete ecologica, di equilibri, diciamo così, tra natura e attività antropiche al loro interno, di un elemento innovativo che riguarda questa rete ecologica, che è la gestione non solo conservativa dei siti. Abbiamo poi descritto i siti oggetto di studio, le attività agricole presenti, le peculiarità, facendo poi particolare riferimento anche alla flora di interesse apistico. Vi invito quindi a rivedere qui nella slide, sono riportate alcune, a dire il vero non tutte, l'ho tagliata male. Vi invito quindi, dicevo, a rivedere gli interventi del dottor Zanchetta, che è responsabile del servizio biodiversità della regione Friuli Venezia Giulia, anche dei dottori Lozak e Pasut, della dottoressa Lozak e del dottor Pasut, che sono i liberi professionisti che ci hanno supportato non poco, direi, nelle attività di progetto. Abbiamo cercato poi di capire come l'agricoltura in questi contesti, con le attività agrozootecniche, possono, ovvero dovrebbero o devono contribuire al mantenimento e al possibile miglioramento della biodiversità. Abbiamo parlato di servizi, ma abbiamo posto l'attenzione anche sui possibili disservizi ecosistemici che sono erogabili o se si tratta di disservizi più precisamente provocati dalle attività agricolo-zootecniche e della necessità di dare un valore economico a questi servizi. Questo sia ai fini dei pagamenti agroambientali, sia per agevolare anche calcoli inventari di impatti. Gli interventi a cui faccio riferimento sono quello mio e del professor Corazzin, che abbiamo fatto penso ai primi di febbraio, e quelli del professor Ramanzin poi anche durante il mese di febbraio, e l'ultimo intervento dei professori Marangone e Troiano, economisti ambientali, che hanno parlato proprio di valore di questi servizi o della possibilità di attribuire un valore a questi servizi. Ecco, non voglio dimenticare i colleghi entomologi, nello specifico i professori Ignazio Zandi Giacomo, che hanno poi messo in evidenza l'importanza delle aree naturali, in particolare per la salute delle api gestite, ma anche, e ce l'ha detto il professor Zandi Giacomo, della necessaria attenzione che dobbiamo avere per gli impollinatori selvatici, che sono spesso trascurati, insomma, nelle varie analisi. Ecco, non da ultimo gli esperti apistici che ci hanno aiutato in campo e ci hanno supportato nella sperimentazione in campo, anche nella raccolta dei pollini, nella registrazione dei dati, hanno portato poi la loro esperienza, i loro punti di vista sull'attività apistica inserita in questi contesti di alto valore naturalistico e quindi, diciamo, contesti vincolati alla biodiversità. Vi invito quindi anche in questo caso a rivedere l'intervento dei dottori De Colle e Ferfolia, che ci hanno parlato proprio della loro esperienza pratica. La direzione agricoltura, a dire il vero, è intervenuta una seconda volta con la dottoressa Dauvier, anche per raccontarci quanto e con quali strumenti la regione Friuli Venezia Giulia sostiene, abbiamo visto direttamente e indirettamente, gli apicoltori, ovvero se risponde a verità il fatto che l'ente pubblico paga il servizio ecosistemico piuttosto che diciamo, contribuire o sostenere il settore al di là di questo. Con quest'ultimo webinar intendiamo fornire, dicevo, alcune indicazioni emerse dal progetto e dalla sperimentazione fatta in Friuli Venezia Giulia, in particolare le esperienze legate all'attività svolta, insomma, nel greto del tagliamento, rimandando, dicevo, a un successivo evento gli altri risultati. Lo facciamo a più voci, quindi direi che la prima
il primo intervento, quindi dividiamo in 3 parti questo incontro. Nel primo parliamo proprio di apicoltura di precisione, o come più recentemente si definisce apicoltura 4.0, e quindi del ruolo delle armi elettroniche e per la gestione diciamo dell'apicoltore, sia per la raccolta di dati a livello territoriale. Una seconda parte la sfruttiamo per dare qualche risultato sul confronto, diciamo così, fra la biodiversità vegetale rilevata nel territorio e la composizione dei pollini che in diversi periodi sono stati raccolti dalle arnie sperimentali. Il primo argomento lo tratterà la dottoressa Stravisi, il secondo il professor Corazzini. Ecco, un'ultima parte, nell'ultima parte il dottor Pasucci parlerà di valutazione della biodiversità vegetale, anche di indicatori di valutazione della biodiversità vegetale, con un particolare riguardo ai prati stabili. Poi riprenderò io la parola cercando di fare qualche considerazione conclusiva. Quindi io potrei, se siete d'accordo, dare la parola alla dottoressa Stravisi interrompendo la mia condivisione. Ecco qui, non so se l'ho fatto. Perfetto. E allora io invece comincio a condividere. Ecco. Spero che vediate. Ti vedo e disattivo il mio audio. Perfetto, buonasera a tutti. Questa volta vi parlo da relatore, non soltanto diciamo, per la parte tecnica. E porto ovviamente i saluti di Diego Santaliana, che avrebbe dovuto tenere lui questa presentazione, però purtroppo oggi è stato impossibilitato, tra l'altro proprio per un piccolo incidente, come diceva Stefano Bolenta prima, avvenuto nei giorni scorsi. Quindi oggi prenderò io il suo posto. Per parlarvi di quelli che sono gli aspetti forse più innovativi che sono stati presi in considerazione, in esame da questo progetto Biodiversity. Scusate un secondo, Stefano, cortesemente, se tieni controllate le persone da ammettere, così io non perdo il filo e non mi distraggo. Sì, diciamo di quelli che sono gli aspetti più innovativi e legati alla tecnologia all'interno di questo progetto. L'apicoltura è un'attività zootecnica a tutti gli effetti, come ci è stato ricordato anche in diversi interventi all'interno proprio di questo ciclo di seminari. Sinceramente, tra le varie attività zootecniche che accompagnano ormai l'uomo da millenni, devo dire che l'apicoltura è una di quelle che ha messo fortemente alla prova l'ingegno e l'introduzione di strategie e di tecnologie per poter essere attuata. Innanzitutto per poter essere attuata senza l'uccisione delle api, quindi proprio come allevamento. E qui infatti ho riportato una breve carrellata storica di quelli che sono gli strumenti e le raffigurazioni legate all'apicoltura, e vediamo che già nell'antico Egitto, ad esempio, veniva utilizzato il fumo per tranquillizzare le api e riuscire ad accedere al miele. E anche se l'apicoltura proprio è vista come una delle attività più tradizionali, no? Legate al settore zootecnico. È rimasta, dopo la grande evoluzione, diciamo, con la realizzazione delle armi, quelle che conosciamo noi, diciamo, è rimasta abbastanza invariata, se vogliamo, per abbastanza tempo. Adesso c'è un ulteriore salto di qualità che logicamente è legato alla tecnologia, quindi all'utilizzo di sensoristica e di programmi che possono in qualche modo implementare questa attività.
Si parla quindi di apicoltura di precisione, in inglese precision beekeeping, e di fatto è una strategia propriamente di monitoraggio dell'apiario basata su quello che però è il controllo individuale delle colonie. E, come dicevamo, l'apicoltura è una vera e propria attività zootecnica. Nelle altre attività zootecniche noi ormai siamo molto abituati a vedere una forte presenza di elementi tecnologici, soprattutto in quelli che sono gli allevamenti intensivi. Nell'apicoltura forse siamo meno abituati perché per l'appunto lo continuiamo a considerare come un'attività prettamente tradizionale. Ma tradizionale non vuol dire che non possa esserci comunque un contributo tecnologico importante. E tra l'altro le api, sia domestiche che selvatiche, qui ci tengo molto a sottolinearlo, sono sempre più oggetto di attenzione, soprattutto negli ultimi anni, sia perché da un lato sono degli importantissimi e fondamentali fornitori di servizi ecosistemici, pensiamo all'impollinazione su tutte, ma anche perché, e questo vale soprattutto per le api domestiche, sono delle importanti sentinelle ambientali. Nel caso di problemi derivanti da inquinamenti o da trattamenti che possono determinare dei problemi, ad esempio si assiste a morie massicce di api o di interi apiari, ma anche il calo e il declino delle api e degli apoidei selvatici è legato a molti altri fattori che non sempre e non solo legati alle pratiche agricole. Quindi tutto quello che noi vediamo accadere sulle api domestiche in realtà lo dobbiamo considerare come un campanello d'allarme, perché le specie selvatiche vivono nello stesso ambiente, quindi sono soggette agli stessi rischi ambientali delle api domestiche. E in questo senso, quindi, cosa ci può dare la digitalizzazione e la sensoristica in apicoltura? Allora, fondamentalmente non dobbiamo pensare sto cercando di spostare la finestra. Non dobbiamo pensare che queste strategie vadano a sostituire l'attività dell'apicoltore, assolutamente, e anzi, ma possono integrarla e facilitare alcuni aspetti. Innanzitutto si può ottenere un migliore controllo e un monitoraggio in continuo. Per quanto un apicoltore sia presente in apiario, non potrà mai monitorare i parametri in continuo come ad esempio un sensore. È possibile misurare un maggior numero di parametri rispetto a quelli che è possibile vedere solamente con le visite in apiario, ed è possibile fare un confronto sia tra anni che tra zone, che è sicuramente più oggettivo in quanto basato su dati raccolti in maniera standardizzata. E dal punto di vista dell'apicoltore, inoltre, il fatto di avere questo monitoraggio in continuo può permettere degli interventi che sono tempestivi e mirati quando servono. Noi sappiamo che dall'inizio della stagione apistica gli apiari vanno monitorati con costanza per verificare quando è necessario agire in funzione di determinate situazioni. Il fatto poi di poter limitare le visite all'apiario, in particolare l'apertura delle arnie, può anche ridurre lo stress nei confronti della famiglia. Ridurre lo stress alla fine vuol dire una produzione maggiore, in quanto gli animali sottoposti a stress poi vanno a consumare maggiormente parte delle risorse. E quindi di fatto si può anche giungere a una massimizzazione di quella che è la produttività. Allora, aspettate perché... Ok, non mi andava avanti. Allora, quali sono le informazioni che possono essere raccolte? Allora, fondamentalmente si tratta di 3 livelli di raccolta dati. Uno è il livello dell'apiario, quindi di tutto l'insieme, uno è il livello dell'alveare, dell'arnia, e il terzo è a livello api, definiamolo. Fondamentale comunque è
sempre considerare il fatto che tutti i dati che noi andiamo a raccogliere sono tra loro complementari, quindi non dobbiamo andare a guardare i dati raccolti a ogni singolo livello come in un compartimento stagno, ma anzi è assolutamente fondamentale il confronto e l'interazione fra questi dati. Allora, a livello di apiario, diciamo che forse è il tipo di monitoraggio più semplice e forse quello anche più frequente, anche più datato, anche molto utilizzato anche in altri ambiti, anche agricoli. Fondamentalmente si tratta di una stazione meteorologica. Cosa si può andare a misurare? La temperatura, l'umidità relativa, la piovosità, radiazione solare, velocità e direzione del vento. Trattandosi di api, di insetti, questi sono tutti parametri che influiscono fortemente sulla vita e sull'attività di questi animali. Quindi avere sotto controllo se ci sono sbalzi termici importanti piuttosto che eventi meteorologici particolari dal punto di vista della piovosità o del vento, sicuramente può essere di aiuto, può essere di interesse. A questo può essere sempre a livello di apiario associate anche ad esempio delle riprese video che possono anche avere ad esempio l'audio. Questo cosa ci può, che tipo di informazione ci può dare? Innanzitutto un controllo nel caso di predazioni. Questa nella foto è diciamo l'effetto del passaggio di un orso, quello dipende un po' dove si trova, però possono anche esserci eventualmente degli effetti vandalici, delle azioni vandaliche, oppure anche, sempre tornando a eventi meteorologici estremi, quindi una forte pioggia, un forte vento, possono anche eventualmente provocare dei danni, quindi anche da quel punto di vista lì può esserci un controllo. E questo è il primo livello di monitoraggio proprio a livello di apiario. Poi si passa al livello più di arnia e qui bisogna innanzitutto fare un distinguo. Logicamente, se a livello di apiario noi andiamo a raccogliere dati su tutto quello che è l'insieme delle arnie presenti, quando noi andiamo a parlare di monitoraggio a livello di arnia, logicamente a seconda di quante arnie noi dotiamo di sensori, questo logicamente cambia. Noi possiamo ad esempio posizionare i sensori in una sola arnia all'interno dell'apiario, però ricordandoci sempre che essendo possibile ed essendoci anzi una grande variabilità tra un'arnia e l'altra, di considerare i risultati i dati che ci vengono trasmessi come indicativi di quell'arnia in cui sono stati posizionati. La cosa più semplice è il monitoraggio del peso. La bilancia viene posta al di sotto dell'arnia, quindi è una cosa assolutamente non invasiva. E cosa ci dà? Ci dà un indice di crescita delle famiglie. Allora, come peso di riferimento si tiene generalmente quello di fine inverno, e quindi abbiamo un incremento di peso che inizialmente è più legata all'aumento della famiglia, quindi alla numerosità delle api. Poi quando abbiamo il raggiungimento di un equilibrio tra gli individui che nascono e quelli che muoiono, allora l'aumento di peso è essenzialmente legato all'aumento della produzione. E ovviamente anche in questo caso è importante considerare quelli che sono i dati che ci arrivano dal monitoraggio dell'apiario, perché ad esempio in una primavera fredda con una nevicata tardiva, se abbiamo un repentino aumento di peso, potrebbe semplicemente essere dovuto al fatto che c'è uno strato di neve sopra l'arnia. Quindi anche qui vediamo l'importanza dell'interazione tra i diversi livelli di dati. Quello che poi si può vedere è che ci sono delle oscillazioni di peso anche giornaliere, e invece quello che può preoccupare sono le variazioni repentine. Quindi se noi abbiamo un repentino calo di peso, questo potrebbe essere logicamente indice di una sciamatura o di una moria massiccia, quindi del fatto che improvvisamente il numero delle api si è ridotto tantissimo. Ecco, qui entriamo un po' più proprio nel merito. Questo grafico, questo è uno dei grafici, ad esempio, che provengono dal monitoraggio delle cosiddette arnie intelligenti. Qui abbiamo il grafico del peso, dove vediamo, come indicato dalle freccette gialle, che ci sono questi lievi cali giornalieri che corrispondono, come ora lo vediamo, anche circa a metà giornata, e quando gran parte delle api sono fuori a bottinare. Poi però vediamo che comunque si vede
l'aumento giorno per giorno del peso, che è legato in questo caso all'aumento della produzione. Un altro parametro relativamente semplice per la disponibilità di sensori, logicamente che ci sono a disposizione, è quello della temperatura. Temperatura, in questo caso parlo temperatura all'interno dell'arnia. E ovviamente il sensore va posizionato in un punto centrale dell'arnia, in maniera che la temperatura che noi andiamo a monitorare sia significativa di quella all'interno dell'alveare e non sia troppo periferica. Allora, le api sono animali esotermi, però a livello di famiglia, di comunità, sono in grado di mantenere quella che è l'omeostasi termica all'interno dell'alveare, soprattutto se, ovviamente, se è presente una sufficiente quantità di alimento. E quindi diciamo che la temperatura all'interno dell'alveare è abbastanza costante, con delle variazioni maggiori logicamente nel periodo invernale. Però anche la temperatura e la variazione della temperatura può essere indice di diverse situazioni. Ad esempio, la temperatura ottimale per la covata è superiore ai 30 gradi. E quello che si può vedere quando, ad esempio, c'è la necessità di sostituire la regina, poi l'apicoltore deve controllare che la regina sia stata accettata dalla nuova famiglia e che abbia iniziato a deporre. E quindi si va a controllare che ci sia la presenza di covata. Ecco, se noi andiamo ad esempio a monitorare la temperatura, sarebbe sufficiente vedere che dopo la sostituzione della regina si ha un aumento della temperatura che poi rimane costante e stabile tra i 34 e i 36 gradi. Questo vuol dire che la regina è stata accettata e che è attiva. Se invece noi abbiamo ad esempio un repentino calo di peso associato a un repentino aumento di temperatura, questo generalmente potrebbe essere indice di una sciamatura. Ecco, questo ad esempio è quello che potrebbe essere un grafico di temperatura in presenza della covata. Quindi vediamo che la temperatura interna, quella arancione, è decisamente maggiore di quella esterna e comunque anche più costante e più stabile. Vediamo sempre comunque che i picchi di variazione di temperatura esterna non vengono percepiti all'interno dell'alveare, che appunto è capace le api sono capaci del mantenimento di questa omeostasi termica. Ecco, questo grafico molto bello, questo non è nostro, ma noi non avevamo neanche diciamo, questa condizione da poter mostrare. Ecco, questo è quello che vi dicevo della condizione di sciamatura e di presciamatura. Cioè vediamo che abbiamo il peso, che è questo qui verde, che ha un repentino calo, che corrisponde a questo repentino aumento della temperatura. Ecco, poi la temperatura torna più o meno normale, il peso rimane basso perché le api se ne sono andate. Però voi dite, certo, ma nel momento in cui c'è la sciamatura, ormai, anche se me lo dice il sistema, poco posso farci. Ci sono in realtà degli altri parametri che si possono andare a monitorare. Ad esempio, è interessante la rilevazione dello spettro acustico. Le api producono una serie di vibrazioni sonore che sono utilizzate anche per comunicare, lo fanno con movimenti del corpo, movimenti delle ali, contrazione ad alta frequenza dei muscoli. E si ritiene che l'analisi e la caratterizzazione di questo spettro possa indicare sia diciamo, la presenza di una condizione di presciamatura o anche condizioni patologiche. Sicuramente per quanto riguarda la sciamatura questo è una cosa più applicabile al momento. Le api comunque risultano più inquiete e detta proprio in parole povere, il rumore cambia. Ecco, quindi vedere una variazione in quello che è lo spettro all'interno della rilevazione acustica può essere un campanello d'allarme per andare a verificare che le api non siano in condizione di sciamare. Normalmente la maggior parte dei suoni ha una frequenza tra i 300 e i 600 Hz. Altre applicazioni pratiche in questo caso sono ancora da valutare. Molto interessante, anche se a livello ancora sperimentale, è la produzione, la presenza e la concentrazione di gas all'interno dell'alveare.
Questi derivano sicuramente dal metabolismo delle api e dalla presenza e dalla produzione dei vari prodotti delle api. Poi ci sono i feromoni, ci sono i materiali stessi di costruzione dell'arnia, quindi il legno, eventuali vernici, e ci sono ovviamente tutte le sostanze volatili che provengono dall'esterno. Allora, diciamo, per quanto riguarda i gas più semplici, anidride carbonica, ossigeno, l'ossigeno ha una concentrazione che è analoga a quella dell'atmosfera, anche perché deve garantire logicamente la vita delle api stesse. Anidride carbonica, logicamente, maggiore è il numero di api presenti e più abbiamo un innalzamento della concentrazione di anidride carbonica, tenendo sempre conto che comunque le api tengono ventilato l'ambiente interno dell'alveare. Più interessante invece è la valutazione della produzione di sostanze volatili specifiche che sono correlate a diverse patologie. Adesso io non entro nel merito delle sostanze e delle patologie, ma è interessante che misurando e andando a vedere quello che è il profilo di gas, di concentrazione di gas normale, è possibile comparare con un profilo modificato. Quindi già questo ci può dare un'indicazione della presenza o genericamente di patologie, oppure a seconda della precisione con cui noi andiamo a effettuare questa, diciamo, questa raccolta di dati, quindi a seconda del sensore che viene utilizzato, avere anche delle indicazioni sulle patologie che possono essere presenti. Questo però, ripeto, siamo ancora in fase sperimentale. Sempre a livello, questa volta a livello più di individuo, quindi a livello ape che non a livello di arnia, anche se la distinzione non è assolutamente netta, essendo fondamentalmente una sorta di superorganismo. Con monitoraggi con dispositivi video è possibile installare ad esempio un contavoli. Le api hanno dei passaggi obbligati per entrare e uscire dall'arnia e quindi è possibile contarle. Allora, questo è molto molto interessante, innanzitutto perché un incremento del numero di voli è associato all'inizio della produzione, quindi questo può essere interessante se ad esempio bisogna aumentare il numero di melari o quant'altro. Poi può essere anche interessante vedere quali sono i periodi del giorno in cui le api sono maggiormente attive. Ma soprattutto quello che può essere molto importante da sapere è se c'è una differenza tra il numero di api che escono e il numero di api che entrano. Noi sappiamo che diverse sostanze possono avere un effetto tossico sulle api e queste possono essere associate ad esempio anche a pratiche agricole, quindi possono esserci delle morie derivanti da determinate sostanze, ma non sempre le api muoiono, c'è anche una tossicità, diciamo, che provoca una sorta le api si perdono, sono smarrite, confuse, diciamo hanno un comportamento anomalo e non riescono a rientrare nell'alveare. Ecco, anche questa condizione, diciamo, sotto soglia che non provoca direttamente una mortalità, quindi magari noi non vediamo il gran numero di api morte, però può essere molto importante sapere che in realtà un gran numero di api non è ritornato all'alveare perché è già un buon campanello di allarme. Anche qui logicamente la sciamatura può diciamo essere segnalata dal numero di aumento di voli, quando ad esempio abbiamo un grande aumento del numero di voli senza che questo comporti un significativo aumento del peso, quindi vuol dire che gli animali cominciano irrequietamente a uscire, entrare dall'arnia, ma non stanno bottinando. Ai sistemi video logicamente può essere anche associato un sistema in grado di individuare e anche quantificare patologie presenti, perché tramite analisi delle immagini è possibile ad esempio identificare la presenza di acari sul dorso degli animali che appunto devono passare in questi stretti corridoi obbligati.
Come penso che parlerà il collega nella presentazione successiva, anche la tecnica dei sesti, per esempio, per la valutazione della numerosità delle api, il conteggio delle api o per la valutazione della covata, di fatto può essere fatta a occhio oppure attraverso una analisi di immagine più standardizzata. Quindi anche questo è sempre, diciamo, una tecnologia applicata in maniera da ottenere dati sempre più precisi. Allora, tornando al progetto Bidiversity, quali sono i sensori che sono stati applicati alle arnie di progetto? Innanzitutto la bilancia, quindi il peso per monitorare il peso dell'arnia, la temperatura, l'umidità relativa e il contavoli. Ma la cosa interessante è che a questa raccolta di dati attraverso sensori si affianca un'applicazione che di fatto va a coadiuvare la raccolta dei dati, integrando quelli che sono i dati raccolti dalla sensoristica con dati che possono essere inseriti dall'apicoltore stesso. E questo è interessante in quanto proprio permette di integrare queste diverse soglie, questi diversi livelli di raccolta dati per avere una valutazione proprio a 360 gradi di quella che è lo stato e la situazione all'interno dell'apiario. E qui vediamo quelli che sono i parametri che sono stati considerati proprio per l'inserimento all'interno dell'applicazione per la raccolta dati. Allora, l'inizio della deposizione, la qualità della covata, la presenza di scorte, la necessità eventualmente di alimentazione e di supporto, la presenza di situazioni di saccheggio, le sciamature, orfanità e qui un altro aspetto molto interessante, le fioriture che sono presenti nell'intorno dell'apiario. Ecco, quindi questo è quello che è uno degli aspetti del progetto che già evidenziava il professor Bovalenta prima, è proprio di questa interazione tra quelli che sono le caratteristiche parametri ambientali e l'attività apistica. Poi aspetti sanitari, presenza di varroe, trattamenti e il conteggio delle varroe cadute successivamente al trattamento. Ecco, avere il controllo e il monitoraggio di questi parametri in una maniera che non è più standardizzata rispetto a quella che poteva essere l'osservazione da parte dell'apicoltore durante le visite, ci permette proprio anche di fare dei ragionamenti tra un anno e l'altro, tra una zona e l'altra, tra un apiario e un altro e tra modalità di gestione diversa. Anche qui sempre fattori ambientali nell'intorno della stazione, quindi i trattamenti agricoli e le lavorazioni agricole che vengono effettuate. Ecco, questo è giusto per darvi un'idea di quella che può essere l'interfaccia con cui vengono visualizzati i dati delle arnie elettroniche. E qui sulla sinistra c'è ad esempio tutto quanto l'elenco delle arnie che fanno parte del progetto. I pallini verdi, gialli e rossi indicano quello che è lo stato di funzionamento in quel momento del sistema. E poi vediamo la rappresentazione grafica dei dati. Dati che comunque possono anche essere visualizzati in forma tabellare. Quindi noi abbiamo ad esempio il dato istantaneo oppure la possibilità logicamente di recuperare i dati dei periodi passati e la possibilità di esportare le nostre tabelle di dati in formato Excel, quindi per tutte le elaborazioni del caso. Mi scuso per il pinzano al tagliamento che ha avuto un problema di inserimento nel sistema. Allora, quindi quali sono i vantaggi e le possibilità di integrare l'apicoltura con diciamo, con la tecnologia? Allora, innanzitutto il controllo da remoto. Il controllo da remoto permette di ottimizzare i viaggi.
prima cosa. Quindi ottimizzare i viaggi vuol dire anche ottimizzare i costi. Interessante la possibilità dell'interazione proprio tra le variabili che sono interne all'apiario e le variabili ambientali, che non sono più solamente quelle nell'immediato intorno dell'apiario o le classiche variabili climatiche, ma abbiamo visto, ne abbiamo aggiunte delle altre che danno diciamo, una fotografia di quello che è l'ambiente all'interno delle quali le api vivono molto più complessa. E anche interessante è l'inserimento di parametri che sono sia derivanti da osservazione diretta che parametri derivanti da sensori, quindi che vengono raccolti in automatico. Per quanto riguarda la sensoristica, logicamente è possibile impostare degli allarmi, degli alert in corrispondenza di determinate soglie. Idealmente peso e temperatura le più importanti. Se abbiamo un drastico calo del peso, mi viene dato un segnale d'allarme. Ecco, non ultimo, ad esempio, tramite la presenza e lo sviluppo di un'applicazione, questa può avere anche delle funzionalità che sono legate al coinvolgimento del pubblico e alla disseminazione di informazioni, disseminazione di buone pratiche e informazioni che possono essere legate comunque alla gestione del territorio, ma anche alla gestione del singolo apiario e quindi anche ad attività promozionali dell'apicoltore stesso, quindi creare una sorta di network sia all'interno dei portatori di interesse sia che all'interno del pubblico. Ecco, aspetta che ecco. Lascio la parola a Stefano. Ecco, sì, adesso grazie mille Antonella. Tolgo, se riesco a trovare, eccolo qua, il tasto. Quindi lasciamo la parola al professor Corazzini per la seconda parte. Per la seconda parte, ecco, lo vedo, quindi io stacco il mio audio e poi mettere la presentazione. Buon pomeriggio. Adesso cerco di capire. Non è questo. Eccoci qua. Allora, quello di cui vi parlerò adesso molto brevemente riguarda un po' la biodiversità vegetale e la composizione dei pollini. Per studiare questo aspetto abbiamo predisposto alcune prove di tipo anche sperimentale. L'idea di base è quella che si ritiene che le api mantengano la biodiversità e dipendano anche dalla biodiversità stessa. Dall'altro lato abbiamo considerato i pollini, e vedrete che parleremo diffusamente di polline nelle prossime slide. Perché i pollini? Due motivi. Il primo è perché l'impollinazione di molte piante, come è ovvio, è legata agli insetti pronubi e tra questi le api hanno un ruolo fondamentale. Tanto fondamentale che il servizio di impollinazione è considerato a tutti gli effetti un sistema ecosistemico di regolazione, come è stato spiegato in qualche incontro fa. Dall'altro lato, il polline riguarda il benessere e la salute delle api, questo perché ovviamente, come tutti gli animali, anche le api hanno fabbisogni energetici e proteici e dal punto di vista dei fabbisogni proteici, il polline ha un ruolo fondamentale. Gli obiettivi quindi della nostra prova erano essenzialmente quelli di studiare la relazione tra la composizione del polline, ovviamente raccolto dalle api gestite, questo è ovvio, e la disponibilità di piante di interesse apistico nel territorio e poi quella di un po' approfondire quello che è il ruolo della flora prativa pascolina nel soddisfare le esigenze apistiche. Da questo punto di vista abbiamo considerato due siti, Natura 2000, qui vi presenterò, come ha già accennato il professore precedentemente, solo ai risultati relativi al sito Natura 2000 del Greto del Tagliamento, non all'altro che era sul caso. In questo caso quindi gli apiari erano distribuiti all'interno di questo sito e all'esterno in un'area molto vicina, adiacente, che aveva chiaramente le stesse caratteristiche climatiche. Se vogliamo un po' vedere meglio dal punto di vista grafico dove si trovavano,
Questi apiari qui li vediamo e qui vedete 3 apiari hanno dentro il sito Natura 2000, ecco qua se vedete il mio cursore. In questo caso, in quest'area, in questo sito, la gestione era una gestione ambientale con agricoltura estensiva, con un'importante presenza di prati permanenti. Dall'altro lato invece 3 apiari erano posti fuori da questo sito, ma vedete molto vicini agli altri, dall'altra parte del fiume Tagliamento. In questo caso invece il tipo di agricoltura praticato era un'agricoltura di tipo più intensivo. Ogni apiario comprendeva 10 arnie e di queste 10 arnie 4 erano equipaggiate, qui vedete un po' una foto, con trappole per la raccolta del polline. Inoltre abbiamo considerato 5 periodi di raccolta dei dati e anche in questi 5 periodi contemporaneamente sono state fatte delle osservazioni di tipo floristico. Questi periodi di osservazione e raccolta dati andavano da aprile a settembre dell'anno scorso. Durante questi 5 periodi sono state fatte diverse attività, è stata valutata la presenza e la fioritura di piante di interesse apistico, queste all'interno di circa 1,5 km dall'apiario, e contemporaneamente è stata fatta una valutazione della composizione floristica dei prati. Poi sono stati raccolti dei campioni di polline per ogni arnia, quindi in totale sono 120 campioni, perché ovviamente erano 4 arnie, 6 apiari e ovviamente 5 tempi di campionamento. Su questi poi sono state fatte le analisi del polline, di cui vi dirò dopo. È stata fatta poi una valutazione dei tempi di raccolta del polline ed è stata fatta anche una valutazione della forza della colonia con l'analisi dei sesti. In questo caso vengono 10 telai divisi, e qui vedete una foto in modo virtuale in 6 parti, e si è andato a valutare quindi quanti sesti erano completamente, diciamo così, pieni, no? E riempiti. E infine sono stati valutati anche i dati climatici durante questo periodo sperimentale. Inoltre la flora dalla quale proviene il polline raccolto, che poi è stato analizzato, è stata raggruppata in 5 categorie, che qui vedete, sulla base della classificazione Corinne Biotops. Questo è stato fatto al fine di riuscire a confrontare e a ottenere quindi anche dei risultati e delle conclusioni per quanto riguarda il confronto tra dati dell'indagine floristica e quelli relativi alla composizione pollinica. Le categorie le vedete, quindi formazioni arbustive, che nelle tabelle vedrete qualche volta con un'abbreviazione ARB, le culture specie spontanee associate, poi abbiamo considerato le formazioni forestali, poi anche piante di tipo ornamentale e poi delle formazioni erbacee e seminaturali, che vedrete con l'abbreviazione PAR. Passando direttamente quindi ai risultati, qui vedete un po' l'effetto del sito, del periodo di campionamento sulla composizione del polline raccolto. Qui è evidente, sono evidenti i fattori sperimentali che sono stati inclusi nel modello statistico, in particolare vedete il sito, Natura 2000 o fuori Natura 2000, il periodo di campionamento. In realtà è stato considerato anche l'effetto apiario, che qui non è evidente, ma la cosa invece molto evidente è che abbiamo trovato in modo significativo, dal punto di vista statistico, l'interazione sito per periodo. Questo significa che la composizione del polline, espressa in numero, quindi sostanzialmente abbiamo visto il numero dei singoli pollini presenti nel campione e li abbiamo riportati in percentuale sul totale, oppure anche in volume. Ebbene, la composizione del polline espressa sia in numero che in volume cambia nei 2 siti in modo diverso in relazione al periodo di raccolta. Questo significa interazione significativa. L'altro significato dell'interazione significativa è che non possiamo valutare il sito e il periodo come effetto in modo indipendente. Questo è il motivo per cui sono costretto a mostrarvi diverse tabelline che vedremo adesso. E questa è la prima. Qui vedete l'effetto del sito del periodo di campionamento sulla composizione del polline e quindi effetto del periodo a parità di sito, e questo è il sito Natura 2000. Quello che si vede in questa tabella
è che le diverse categorie a cui fanno riferimento le specie vegetali hanno un'importanza diversa in relazione al periodo. Quindi ad aprile importanti le formazioni forestali che coinvolgono circa il 70% del polline. Qui vediamo il polline espresso in numero, quindi in percentuale rispetto alla numerosità, che forse è la cosa più interessante da sottolineare. In maggio il 76% è legato del polline a colture e specie spontanee associate. In giugno invece diventavano più importanti da questo punto di vista le formazioni arbustive, in luglio invece le formazioni erbacee e semi-naturali e infine agosto-settembre ancora le formazioni forestali prendevano il sopravvento. Dal punto di vista della forza della covata in realtà il dato veramente diverso è quello legato a agosto-settembre, dove la forza della covata era, qui espressa in sesti, più bassa rispetto agli altri periodi. Volendo un po' approfondire i risultati, in aprile abbiamo detto l'importanza delle formazioni forestali. In questo caso forse le specie più importanti erano Fraxinus e Quercus. Dal punto di vista delle colture e specie spontanee associate, qui la più importante era la brassica. Qui vedete indagine floristica, questa è stata evidenziata attraverso indagine floristica. E qui vedete quello che succede in maggio, sempre giusto un appunto legato al termine di indagine floristica, significa che queste piante che vedete qui riportate erano in fioritura nel momento in cui è stato fatto il campione di polline e in particolare quella che vedete in verde qua sotto significa che avevano una percentuale di fioritura superiore al 50%, quelli in rosso avevano una percentuale di fioritura inferiore al 50%. Ma torniamo a noi e quindi a maggio ancora una volta le colture specie spontanee associate avevano stavolta la prevalenza. E qui vedete quelle più importanti, vedete il papavero e ancora il tipo brassica. Nelle formazioni forestali invece ancora frassica. Giugno, le cose cambiano, stavolta le formazioni arbustive sono le più presenti, qui la parte del leone la faceva sicuramente la morfa, e poi chiaramente anche qui delle formazioni forestali, qui in percentuale molto più bassa, vediamo il castagno. Luglio, qui invece abbiamo anche forse un po' così a sorpresa, ma la cosa verrà poi approfondita dal dottor Pasutta, vediamo il trifoglio repens che risulta importante dal punto di vista della presenza del polline rispetto al totale. Agosto-settembre invece le formazioni forestali coinvolgono oltre l'80% del polline e qui veramente l'elemento più importante in assoluto riguardava Etera. Dall'altra parte invece sempre effetto del periodo, ma stavolta nell'altro sito, quindi fuori sito Natura 2000, anche qui le diverse categorie hanno un ruolo importante in relazione al periodo, quindi formazioni forestali ad aprile sono importanti, un po' come succedeva nell'altro sito. Colture e specie spontanee associate a maggio hanno un ruolo importante, stavolta a giugno sono sempre loro, ancora una volta le colture e specie spontanee associate hanno un ruolo importante, cosa che non succedeva invece dentro Natura 2000. A luglio, ecco qua, anche qui, come prima, le formazioni erbacee e semi-naturali sono importanti, agosto e settembre ancora formazioni forestali. La forza della covata, in modo abbastanza simile rispetto a prima, ancora agosto e settembre hanno presentato il valore più basso rispetto agli altri periodi. Anche qui, molto velocemente, volendo approfondire cosa è successo, ad aprile, quindi formazioni forestali, importante Quercus, quercia, anche se abbiamo trovato una presenza anche di tipo brassica per le colture specie spontanee associate, anche se di minore importanza rispetto alle forestali. Per quanto riguarda maggio, qui invece un ruolo importante l'ha avuto il papavero, vedete. Giugno, anche qui, come prima, diventano importanti per le formazioni arbustive la morfa e per le formazioni, diciamo così, erbacee e semi-naturali, qui abbiamo ancora il Trifolium repens, poi vedete anche altre specie in fioritura che hanno dato il loro contributo, vedete qui elencate. A luglio, qui la cosa interessante, importante, le formazioni erbacee e semi-naturali, anche qui il Trifolium repens trova un suo
un suo rilievo. Qui la cosa interessante è che in questo momento trovavamo anche il mais in fioritura, ma tuttavia la percentuale di polline derivante dal mais che abbiamo trovato è stata piuttosto modesta. Infine, agosto-settembre, e qui, molto simile a quello che succedeva dentro Natura 2000, Edera ha avuto un ruolo importante, addirittura oltre il 90% del polline faceva riferimento proprio a Edera. Se poi andiamo a vedere cosa è successo dall'altro punto di vista dell'interazione, quindi stavolta il confronto tra siti, Natura 2000 e fuori Natura 2000 per singolo periodo, quindi in questo caso ad aprile, quindi vediamo che in realtà non abbiamo trovato grandi differenze tra il polline, tra la percentuale delle diverse specie nel polline, dentro e fuori Natura 2000, quindi vedete, insomma, forse una piccola differenza legata a una tendenza, diciamo così, per usare un termine più statistico, legata alle formazioni erbacee seminaturali, ma poco altro. Qualcosa di più abbiamo trovato a maggio come differenze tra Natura 2000 e fuori Natura 2000 per quanto riguarda le formazioni forestali, in questo caso più presenti nel polline all'interno di Natura 2000, qui un ruolo importante lo aveva il frassino. Per le formazioni erbacee seminaturali invece qui era importante il trifoglio pratense, che era presente solo fuori il sito Natura 2000 e qui dava una significatività statistica. Tra l'altro qui una curiosità, fuori dal sito Natura 2000 anche la presenza delle piante di tipo ornamentale hanno dato loro un contributo importante. A giugno anche qui differenze si sono trovate, formazione arbustive amorfa, molto più presente dentro il sito Natura 2000, probabilmente per questo ha dato anche questa significatività statistica. Colture specie spontanee associate, anche queste erano diverse dentro e fuori dal sito Natura 2000. Il responsabile era il papà, ovviamente questi che ho riportato qui sono le specie più importanti, in realtà non c'erano solo queste che hanno contribuito a differenze, ma forse queste sono quelle più rilevanti. Dal punto di vista della formazione erbacee seminaturali, anche qui una differenza statistica con un livello più alto in percentuale fuori Natura 2000 col trifoglio repens che ha avuto un ruolo. A luglio invece non abbiamo trovato differenze statisticamente significative tra i due siti e magari di questo lo approfondirà il dottor Pasut tra poco. Infine agosto e settembre qui troviamo differenze legate alle formazioni forestali. Qui in realtà Edera era importante, e abbiamo visto prima, in entrambi i siti, ma probabilmente questa percentuale era significativamente diversa tra dentro e fuori il sito Natura 2000, perché forse la presenza quantitativa di Edera probabilmente era superiore fuori Natura 2000 e questo ha dato la significatività. Differenze anche per le formazioni erbacee seminaturali, in questo caso maggiori dentro il sito Natura 2000 e qui probabilmente la differenza è legata a più specie, qui ve ne ho ricordate alcune, ma ce n'erano molte che hanno contribuito a questa differenza. Bene, detto questo, vedete, sono stato molto veloce, passo la parola al dottor Pasut che ci approfondirà questi aspetti e svilupperà anche dell'altro. Ok, buonasera a tutti. Do un contributo a chiudere questo capitolo della presentazione di questa sera, cercando di andare ad approfondire uno degli aspetti che in realtà avevamo lanciato nel webinar riguardante la flora apistica, dove non si erano trovate delle indicazioni, delle relazioni significative, diciamo così, comunque importanti tra i rilievi fatti nei prati stabili e nella contemporanea raccolta di polline, e una delle idee, diciamo così, delle ipotesi che erano state lanciate in attesa dell'elaborazione era che questa importanza si fosse manifestata in seguito, cioè se alcune osservazioni che già gli apicoltori avevano un po' lanciato è il fatto che l'apicoltura è legata, quella produttiva ovviamente, alla produzione di miele. Una volta finite le produzioni principali, che in questo caso del tagliamento erano quelle del tarassaco, che si è perso nel 2021 per le questioni di temperatura, della robinia, della morfa, poi del castagno, fosse proprio il periodo estivo quello critico dove i prati stabili potevano essere, diciamo così, avere questo ruolo di sostegno delle famiglie attraverso la disponibilità di polline.
Quella che vedete è una tabella che va ad approfondire in un modo complementare i risultati che avete appena sentito, cioè il fatto che nel periodo di luglio tra destra e sinistra tagliamento, che sono le colonne indicate con DX e SX, quindi a sinistra la colonna che riguarda il sito Natura 2000 e dall'altra parte quello all'esterno, dove non sono state trovate differenze significative tra i due siti, dove per entrambi l'erba in qualche modo è importante, cioè le formazioni erbacee sono importanti. Allora, che cosa mostra questa tabella? Al di là delle categorie, che sono sostanzialmente delle sigle dei 5 tipi che avete visto prima, con cui sono state classificate anche a fatica, e questa fatica è legata al fatto che se voi vedete le specie, pochi casi hanno la specie completa, in alcuni casi c'è solo il genere, e in altri casi c'è la famiglia o pezzi di famiglia, ma non attraverso dei criteri tipicamente botanici, ma attraverso dei criteri tipicamente palinologici, cioè di distinzione dei diversi tipi di polline. Questo era un problema conoscitivo che avevamo già sollevato nel webinar precedente. Dipende dal fatto che il polline in qualche modo si differenzia e si è differenziato nel corso dell'evoluzione, quindi diciamo è una differenziazione di tipo filogenetico e non combacia completamente con quella delle piante, dove c'è anche una distinzione più raffinata. Questo significa che solo in alcuni casi esiste la relazione diretta della riconoscibilità di un preciso polline rispetto a una precisa specie botanica. E questo è uno dei motivi per cui le categorie sono molto grossolane. Da una parte, per poterle confrontare con un'analisi territoriale, quindi tipo, diciamo così, ecosistemico, utilizzando la classificazione Corin Biotops, però dall'altro anche perché effettivamente non è facile arrivare a questo livello. Quindi in queste due colonne, in questo caso si parla di frequenza, cioè vuol dire 100%, vuol dire che in tutte le 12 arnie presenti a destra o a sinistra del tagliamento, quella specie è stata rilevata nel mese di luglio 2021. Era contemporanea, come ci è stato detto, alla raccolta del polline in tutte le arnie. La parte più abbondante è quella riguardante le specie delle formazioni seminaturali, quelle indicate con la scritta PRA nel codice della categoria, dove se andiamo a vedere l'abbondanza media, quindi non la frequenza, in realtà ce ne sono di più nella sinistra tagliamento, cioè nel contesto agricolo più intensivo rispetto a quello più ricco di prati stabili naturali. Da cosa dipende questo? Le celle evidenziate sono quelle che hanno la più alta frequenza, cioè quella specie è finita nel più alto numero di arnie da 1 a 12, da 0 a 12 insomma, e troviamo delle specie che non sono particolarmente legate ai prati stabili. L'ultima, partendo dal fondo, che è quello più importante, il trifoglio bianco è apparso in tutte le 12 arnie, sia a destra che a sinistra del tagliamento. La stessa cosa per il rovo, che qui per praticità è stata messa in questo gruppo, ma è comunque una specie che non è legata ai prati stabili. La piantagine, di cui i rilievi fitosociologici ti dicono che la più diffusa era la Plantago lanceolata, quindi quella più legata ai prati, però non è esclusiva dei prati stabili. Quelle forse più esclusive sono l'iperico e l'eliantemo, che effettivamente sono più presenti, sono state più raccolte nella parte Natura 2000, quindi la colonna di sinistra. Sulle composite si vedono dati alti, ma ovviamente a livello di famiglia non si riesce a fare questa relazione con le specie presenti. Questo che cosa ci dice? Che le specie più preferite dalle api non sono specie legate ai prati stabili in modo stretto, ma specie diffuse. Il trifoglio bianco è una leguminosa che sopporta il calpestamento, quindi è presente anche nelle capezzagne, lo si trova nelle parti inerbite all'interno degli impianti di coltivazione arboree, c'è anche un oliveto di cui noi abbiamo avuto riscontro dalla raccolta del polline di olivo, che anche quello è tutto inerbito, quindi anche situazioni a basso numero di trattamenti dal punto di vista fitosanitario, che mettono a disposizione in poco tempo una grande quantità di polline. Questo perché, ritornando alle osservazioni con cui avevamo iniziato il webinar sulla flora, abbiamo a che fare con un animale che è grande 1 centimetro, la sua famiglia è fatta di 50.000 individui, vola, ha bisogno dei fiori, quindi di un momento fenologico molto preciso, e ovviamente per le esigenze
sue che condivide con tutti gli organismi viventi, cioè la prima è la sopravvivenza, si concentra dove c'è una grande disponibilità di polline. Quindi questa considerazione, insomma, che abbiamo tratto, a cui si può aggiungere, se ne possono aggiungere altre. Uno, che probabilmente la densità di apiari non è così alta, per cui non ci sono fenomeni competitivi che spingerebbero le api a frequentare di più le situazioni meno ricche. L'altra considerazione è che forse il confronto non è tra situazioni così brutte dal punto di vista dell'intensivizzazione del territorio, perché anche le capezzanie sono ricche di queste piante di cui si è nutrito. Ma l'altra ancora è che proprio per le dimensioni di questo animale, per queste esigenze, è molto difficile fare un confronto di questo tipo. Ci sono dei casi che abbiamo trovato dove tutto il polline derivava da una palma. Molti di questi trifogli della piantaggine fa parte anche delle bordure. In uno degli apiari con maggiore numero di pollini di trifoglio bianco, che è nella zona di Villanova, di San Daniele, vicino ai prosciuttifici, dove nelle aree industriali abbiamo tutte queste zone di risulta che vengono mantenute inerbite come tappeto erboso, cioè l'omino che va a tagliare ogni 15 giorni, e il trifoglio bianco è una pianta che tollera questo tipo di utilizzo. E questi sono, diciamo così, alcuni spunti con cui possiamo un po' concludere questa esperienza, che da un certo punto di vista è interessante anche per l'annata, nel senso che l'annata era straordinaria e quindi è brutta per cercare le cose ordinarie, ma va bene per cercare le cose straordinarie. Cioè in una situazione difficile dove sono state perse interamente delle produzioni di polline a causa delle temperature, delle piogge, eccetera, come si comportano questi animali. E questa è un po' una foto di come, probabilmente anche dovuta al clima, non lo sappiamo con precisione, è un animale che comunque è opportunista e per quanto piccolo è molto numeroso. Io passerei all'altra presentazione e vi condivido io lo schermo, passando a un altro argomento, all'ultimo argomento, che è quello della valutazione della biodiversità vegetale dei prati stabili, che non è una cosa che mi sono inventato, ma una delle azioni del progetto definisce proprio questa esigenza di proporre dei metodi innovativi per valutare la biodiversità dei prati stabili, che sono uno dei temi legati a questo progetto. Io non ho la presunzione di essere innovativo, nel senso che vado a sconvolgere tutta l'ecologia classica trovando nuovi codici, ma l'abbiamo intesa il metodo innovativo come occasione per tecnici e professionisti di trasferire alcune conoscenze, alcune logiche proprie della scienza della vegetazione all'ambito professionale. Quindi sono degli indicatori semplici, di facile applicazione dal punto di vista matematico, forse un po' più impegnativo dal punto di vista del reperimento dei dati e della preparazione dei dati, però hanno una ricaduta pratica che vanno un po' oltre questo progetto, e quindi volevamo chiudere lanciando un qualche cosa di utile che non si limiti al tema, che però comunque ha a che fare con la diversità. Parto da una cosa che probabilmente tutti avete incrociato per capire dove un po' ci andiamo a trovare, che è legato al concetto di biodiversità, che dal punto di vista spaziale viene declinato a 3 livelli. C'è la diversità cosiddetta genetica, che è quella che riguarda la variabilità all'interno della stessa specie. Questa nei contesti, diciamo così, dell'agricoltura, dell'allevamento è un tema ben affrontato, perché dentro qui c'è tutta la conservazione delle razze, delle varietà allevate, sia quindi in campo agricolo che in campo zootecnico, entra dentro questo filone molto importante. Quella invece dove noi abbiamo lavorato è quella specifica, quindi va a vedere la diversità di specie che sono presenti in un medesimo habitat, in questo caso quello dei prati stabili, e poi a livello superiore c'è quella ecosistemica, che va a vedere la differenza di ambienti che ci sono in un determinato territorio. Qui vi ho messo tra parentesi la parola habitat, perché per chi ha studiato queste cose prima degli anni 2000, diciamo prima degli anni 90, il termine habitat in ecologia è l'ambiente fisico dove vive una specie. Dalla direttiva Habitat, che quest'anno compie 30 anni, invece è stato
abbinato anche come sinonimo di ecosistema, per cui c'è questo, diciamo così, basta capirsi. Diciamo così. Andiamo quindi a vedere alcuni di questi indicatori e a capire anche come si possono raccogliere. In termini pratici, la biodiversità dei prati viene limitata alla componente vegetale. Esistono anche altri indicatori, si sta lavorando molto sugli insetti, sugli artropodi, in particolare su quelli del suolo. Ci sono diversi filoni che vanno a analizzare queste cose, anche applicazioni nel campo della viticoltura, per esempio, che vanno a vedere, oltre alle componenti vegetali, anche quella del suolo, per vedere in qualche modo la salute e la biodiversità proprio della componente faunistica che si muove meno, che è quella quindi più legata al suolo. L'approccio che in genere viene proposto è quello fitosociologico, che consiste nel andare, adesso vi porto l'esempio del prato, perché lo do come, diciamo così, sottinteso, in un'area che grosso modo va dai 150 ai 200 metri quadri, fare una lista di tutte quante le piante che si trovano dentro e a ognuna di queste piante dare un indice di abbondanza, che in genere viene inteso come copertura, cioè quanto copre il suolo. Si può fare, diciamo così, per una questione di onestà intellettuale, cioè di percezione di questo parametro, non potendo, avendo né i soldi né il tempo di contare ogni individuo, viene stimato per classi, che in genere sono sotto l'1%, poi in classi di 20 punti percentuali, quindi in altre 5 classi. L'operazione viene fatta invece perché fino a 150-200 metri quadri, perché è ritenuta la superficie sufficiente per descrivere questo tipo di ambienti, e l'operatore che fa il rilievo procede secondo quello che tecnicamente viene chiamato fino a saturazione floristica, cioè fino a che non ha più specie da aggiungere alla sua lista. Questo è il punto di partenza, cioè il tipo di rilievo che viene fatto. Ma in realtà l'indice più semplice, che è proprio la diversità floristica, corrisponde al numero di specie che noi troviamo in un determinato ambiente. Allora, per esprimere le cose in un numero non è necessario per forza conoscere le specie. E infatti questo indice ha una grandissima semplicità, poi vedremo anche i suoi limiti, però proprio per questa semplicità è stato anche, diciamo così, utilizzato per poter essere applicato a persone che non sono così esperte di piante. Perché sostanzialmente se io vado a spasso per un prato e raccolgo un pezzo, un fiore o delle foglie di ogni pianta che trovo e poi le stendo sul tavolo, abbiamo un microfono acceso. Dicevo, si può contare e effettivamente ottenere un numero. Questo è un esempio invece tratto da rilievi fitosociologici, dove dice nei 3 apiari, che sono TAG 01, 2, 3, nella zona Natura 2000 del Greto del Tagliamento, quindi quella più ricca di prati stabili, qual è il numero medio, scusate, sì, di specie, e la media complessiva, che siamo intorno alle 32 specie per rilievo. Allora uno dice, va bene, ma un indice di questo tipo, che vi dà semplicemente un numero, che vantaggio può avere dal punto di vista gestionale? Cioè, cosa me ne faccio io nel momento in cui devo ragionare, trattare per la gestione di un prato a fini conservativi? Questo è un esempio di un'esperienza che abbiamo fatto in un altro progetto Interreg, in questo caso eravamo con gli austriaci, e questo è un estratto di un'indagine che è stata fatta su 150 rilievi, 3 per ogni azienda, distribuite tra Alto Adige, Friuli e Veneto. Siamo in prati montani, quindi in un altro contesto, dove è stata messa in relazione la diversità floristica, come detto prima, cioè il numero di specie, con l'intensità di utilizzo. L'intensità di utilizzo sostanzialmente corrisponde al numero di sfalci e al numero di tagli che io faccio, che in genere sono binati. Scusate, cioè dovendo dare più energia per poter ottenere più foraggio, in genere a tante concimazioni corrispondono tanti tagli. E in questo caso l'intensità seguiva una scala che va da 1 a 4. Nei pallini viola trovate il numero medio dell'intensità di utilizzo e sotto trovate il numero medio di specie. All'aumentare del numero di specie cala l'intensità di utilizzo, oppure il contrario. Cioè se io ho un utilizzo molto intensivo avrò un più basso
numero di specie, perché sono due cose che viaggiano in modo inversamente proporzionale. E questo cosa mi dice? Che io, anche in un modo molto semplice, proponendolo a degli allevatori, come è stato fatto in questo progetto, l'intenzione di contare la diversità floristica dei loro prati, fatta una volta può aver senso, come no, ripetuto nel tempo e abbinandolo all'intensità di utilizzo può consentire anche a persone non esperte di capire come si muove questa relazione. Quindi se io voglio andare verso diciamo così, una zootecnia, una foragicoltura di tipo conservativo, vedere se a questo abbassamento dell'intensità di utilizzo corrisponde effettivamente una diversità. Questo indice però, se voi parlate con i botanici, a un certo punto vi storgono il naso, perché è vero che vi dice quante specie ci sono nel vostro campione, però non vi dice quali sono queste specie. Chi ha seguito l'ecologia classica ha infatti trovato altri indici, nomino Shannon, l'indice di equiripartizione, nomi di modelli di interpretazione della biodiversità più raffinata, ma anche dal punto di vista prettamente geobotanico, cioè guardando la vegetazione che c'è dentro, è chiaro che avere un rilievo che mi dice che le specie sono tutte dei prati stabili ha un valore, dice che un terzo di queste specie invece sono specie forestali, forse comincia a dirmi che questo prato non è così bellissimo perché il bosco ci sta entrato dentro. E quindi il passaggio successivo è quello di cercare di utilizzare altri indicatori che vanno un po' a dettare, scusate, a individuare questo problema, cioè andare a dirmi che tipo di specie ho dentro. La fonte di dati ci aiuta in questo caso la geobotanica, quindi le scienze della vegetazione, attraverso un'operazione che si fa a tavolino dopo l'aver effettuato i rilievi, cioè i rilievi sono semplicemente queste semplici schede che hanno la lista di specie e la loro abbondanza. Questi dati vengono accorpati in un'unica tabella che ha nelle righe le specie e nelle colonne i rilievi, si chiama tabella bruta tecnicamente. Che cosa si fa? Si abbina a ogni specie la classe fitosociologica di appartenenza. Che cosa vuol dire? La fitosociologia, che sostanzialmente è la corrente, la scuola di pensiero vegetazionale a cui noi nel centro Europa, nell'area mediterranea, siamo legati, classifica le comunità vegetali a più livelli, in un modo analogo a quello che avviene nel mondo della sistematica, sempre quindi col concetto della matrioska, come ci dicevano a scuola, un contenitore più grande che tiene dentro quelli più piccoli. In questo caso i contenitori sono 4, il più grande di tutti è la classe, qui in fondo vedete la descrizione di un tipo che è quella proprio dei prati magri, delle situazioni collinari anche basso-montane, che è la classe Festuco-Glometea. Ad ogni matrioska, ad ogni tipo pronto? Sì. Diciamo, ognuno di questi 4 livelli è riconoscibile perché la nomenclatura è molto raffinata e molto rigida, per cui al di là di come si compone il nome ci sono anche delle desinenze, quindi la desinenza ETEA identifica la classe fitosociologica, e in questo modo è possibile poi ordinare per classi ed andare a scegliere le classi che a noi interessano. I riferimenti sono un riferimento nazionale Prodromo della vegetazione che trovate sul sito, che si chiama con lo stesso nome. Noi in genere utilizziamo la flora alpina perché è un'altra flora di riferimento di origine svizzera, che vale per tutti diciamo così, tutto l'arco alpino, e quindi questi riferimenti ci permettono di dialogare nei progetti Interreg anche con gli stati vicini, quindi con l'Austria o la Slovenia, in particolar modo per la regione Friuli. Quindi, scusatemi, l'indice di coerenza è semplicemente la percentuale di specie che ricadono nella comunità che io voglio andare a misurare, in questo caso nella comunità dei prati stabili. Quindi sono state selezionate le classi di appartenenza, che in questo caso erano 4, e si è andati a vedere o come numero di specie, seconda riga, o come indice, come livello di copertura, quindi l'abbondanza, la percentuale di specie che appartengono a questo gruppo. Come si vede non è completa, quindi questo significa che i nostri prati stabili, cioè, che sono stati indagati, non hanno solo specie di prati stabili, ma anche altre specie. In particolare, se noi andiamo a fare un'altra distinzione, sempre
lo ripropongo sempre in forma divulgativa, le classi possono essere distinte se sono caratteristiche dei prati magri oppure caratteristiche dei prati pingui, cioè quelli fertili, quelli concimati. In realtà ce n'è una sola che si chiama Molino Renataretea, che è presente con un terzo più o meno sia espresso il numero di specie che in copertura. Questo perché? Perché una buona fetta dell'area di studio è interessata da una serie di ripristini ambientali, quindi sono stati andati a restituire, diciamo così, togliendolo all'attività agricola intensiva, dei seminativi, diciamo così, dei prati stabili, quindi c'è anche una quota di situazioni che sono ancora miste, che stanno andando nella direzione magra, cioè non concimata, ma hanno dentro ancora specie di questo tipo, e che tra alcune di queste c'è anche il trifoglio repens, come ho visto prima, la Plantago lanceolata, quindi alcune specie che trovavamo sono presenti anche qua dentro perché c'è una quota di specie dei prati intensivi che è ancora presente nell'area di studio. La scienza della vegetazione ovviamente è nata da un bel po', insomma ha compiuto già un secolo di vita, e quindi alcuni di questi argomenti li ha già trattati e ha già proposto indicatori di questo tipo, tra cui l'indice di emerobia, che sostanzialmente è la stessa logica di prima, solo che invece di guardare quelle dei prati va a vedere quelle che in qualche modo inquinano gli ambienti naturali perché sono propri degli ambienti antropici, cioè sono sostanzialmente quelle che noi chiamiamo infestanti o malerme in termini agronomici. E questo che cosa ci dice? Questo è sempre lo stesso, la base dati è sempre la stessa, e ci dice che dal punto di vista del numero di specie 1/10 rientra in questa categoria, e questo è legato proprio a questa sorta di inquinamento che ancora è presente, legata a questi eventi di ripristino che stanno lavorando, ma ovviamente la risposta non è immediata. Tra questi c'è anche la morfa, per esempio. A livello di copertura invece l'incidenza è molto più bassa, quindi questo dimostra che gli interventi gestionali stanno funzionando perché stanno riducendo in termini di copertura l'abbondanza di queste specie. Questi sono due indicatori che possono essere scelti, ma la logica è sempre quella di andare a capire, di leggere in qualche modo la vegetazione e quindi di andare a dare un elemento interpretativo superiore a quello che potrebbe essere la semplice diversità floristica. Concludo con un altro indicatore che noi abbiamo utilizzato, e quindi lo dico velocemente perché poi per chi è interessato c'è il webinar dedicato sulla flora di interesse apistico, perché in questo caso noi avevamo il problema che questi animali, oltre ad essere piccoli, tantissimi e volare, hanno bisogno delle piante in un momento molto preciso, che era quello della fioritura. Per cui quando siamo andati a fare i rilievi fitosociologici, 30 rilievi che abbiamo utilizzato per sostenere questa ricerca, abbiamo abbinato alla copertura di ogni specie anche lo stadio fenologico, cioè lo stadio di crescita della pianta, secondo la categoria francese, quella promossa dal CEMAGREF, che è quella che generalmente si usa in foragicoltura. Questa ovviamente è una classificazione molto più semplice rispetto a quelle tipiche del mondo agronomico, in particolare delle coltivazioni arboree, perché abbiamo a che fare con molte specie diverse e quindi non possiamo essere molto precisi come si potrebbe fare se avessimo a che fare solo col melo, per esempio. In questo caso l'indicatore mostra la percentuale di specie, o espresso come numero di specie o come copertura, che sono in piena fioritura, che è lo stadio 5 di questa classificazione. E quindi ha una finalità, uno pensa, va bene, ma se io non mi occupo di api, cosa me ne faccio di questo indicatore? Questo indicatore, che quindi in realtà va a centrare la fase fenologica, può essere utile anche per altri tipi di ricadute di questo tipo di argomento, cioè come gestire i prati stabili, soprattutto quando non sono buoni per la foragicoltura, cioè non mi producono un foraggio di qualità, ma hanno un'elevata biodiversità. Ritornando alla relazione che vi dicevo prima, che la diversità è molto più alta quanto più basso è l'intensità di utilizzo. Ecco, questo tipo di indicatore può essere utile anche per andare a vedere se siamo nel momento giusto per fare alcune operazioni come la raccolta del fiorume. Può essere spostato in avanti, cioè quindi a livello di maturazione, e capire qual è il momento ottimale per catturare più specie possibili. E quindi in questo caso i prati non vengono falciati semplicemente, ma vengono trebbiati per ricavare del fiorume, che sostanzialmente è tutta la parte dove c'è il seme e il frutto, che poi viene vagliata successivamente, e quindi ripristinare, utilizzare questo materiale o per migliorare questo tipo di ambienti, per ampliarli, ma ci sono poi tutte le applicazioni
della cosiddetta ecologia applicata, del restauro ecologico, quindi il ripristino di cave, anche l'utilizzo in ambienti urbani e così via. Ecco, questi sono 4 indicatori che vi proponiamo, che sono semplici sia da interpretare che anche da calcolare, che possono avere una ricaduta anche in altri tipi di attività e di progetti. Io ho concluso, ripasso la parola. Se mi lasci, Davide, comunque la presentazione io avevo inserito, posso farlo io. Ti avevo inserito, Davide, forse un'ultima slide, prima avevo provato a mettere insieme. Sì, certo. Ok. Perché poi, intanto ringrazio i relatori. Parlando poi con i relatori abbiamo a fine mattina provato a mettere giù qualche considerazione conclusiva, che non saranno considerazioni esaustive così, però insomma intanto come anche un motivo per una discussione, anche se abbiamo ormai rubato tutto il tempo. Ma quindi provo a fare tre considerazioni sui 3 blocchi che abbiamo proposto. Una sull'apicoltura di precisione 4.0. Sicuramente questo è importante, lo è, come ha detto bene Antonella, sicuramente per la gestione, lo è sicuramente per l'apicoltore, quindi per la gestione degli apiari, e abbiamo visto quali sono le motivazioni. Tuttavia penso che sia il momento di pensare, e non sono originale, voglio dire, molti lo hanno pensato, ma temo che non ci sia ancora una rete vera e propria, di mettere in rete queste armi elettroniche che facilmente possono trasmettere i dati a dei database anche in cloud così, e che potrebbero consentire un monitoraggio a livello territoriale con implicazioni gestionali anche facilmente intuibili. Quindi direi che il passaggio dalla precisione al 4.0 sarebbe auspicabile, così come, diciamo così, una sorta di standardizzazione delle strumentazioni, perché anche all'interno del progetto abbiamo avuto delle difficoltà, perché le prime strumentazioni che abbiamo utilizzato in realtà facevano riferimento facevano riferimento a dei software proprietari, quindi adesso, approfittando anche della presenza del polo tecnologico di Pordenone, speriamo di sviluppare un'applicazione, diciamo così, a utilizzo libero, che potrebbe consentire proprio un'elaborazione dei dati da banche dati aperte, diciamo così. So comunque che ci sono varie iniziative, insomma, anche, non so che il Consorzio Apistico di Udine sta facendo un lavoro in questo senso. Quindi, insomma, è un argomento interessante. I costi di questi strumenti sono sempre più bassi, per cui, insomma, vale la pena veramente di lavorarci su. Detto questo, volevo dire qualcosa sull'analisi della vegetazione in rapporto alla composizione, all'analisi palinologica che abbiamo effettuato. Direi 4 punti. Innanzitutto la difficoltà di rilevamento della disponibilità di polline. Abbiamo visto che monitorare l'ambiente, le fioriture in un ambiente così ampio, faccio notare che noi abbiamo ridotto al minimo la distanza dagli apiari, minimo perché i colleghi entomologi mi dicono che le api possono diciamo, lavorare in un raggio anche di 3 chilometri. Vabbè, noi avevamo il vantaggio che con un fiume in mezzo, e quindi con i venti e le correnti, così è abbastanza improbabile che le api vadano dalla sinistra alla destra a tagliamento, ma detto questo, anche 1,5 chilometri di distanza dall'Arnia, un raggio quindi di 1500 metri, raggio per 3,14 fa 700 ettari. Ora,
fare analisi in 700 e 706, se non sbaglio, 700 ettari è veramente difficoltoso. Se poi e noi avevamo un botanico, il dottor Pasuta ha lavorato in campo, perché molte analisi invece sono fatte sulle carte degli habitat, insomma, base Corino o carta della natura, e lì siamo veramente troppo grezzi nella valutazione rispetto alla possibilità di monitorare tutte le fioriture. Un altro punto, poi, lo diceva il dottor Pasuta, la difficoltà di attribuire le fattispecie dei pollini raccolti con le specie botaniche di riferimento, in quanto la classificazione botanica, come ci diceva, non ha una corrispondenza diretta con quella pallinologica, e qui la difficoltà che ha fatto anche il professor Corazzini nell'elaborare i dati, cioè nel confrontare i risultati dell'analisi floristica invece con l'analisi dei pollini. Questo ci ha obbligati a raccogliere i dati in categorie piuttosto importanti. Ancora ci sono, almeno diciamo, è vero che la stagione era una stagione particolare, il 2021 è stata veramente una stagione vegetativa veramente strana, però abbiamo verificato che ci sono comunque dei limiti conoscitivi relativi alle piante di interesse apistico. Abbiamo visto api diciamo, frequentare, utilizzare, visitare piante che nei nostri libri sacri non erano piante interessanti da un punto di vista apistico, e viceversa, per cui anche qui c'è un ragionamento da fare. E poi, insomma, è ovvio che abbiamo verificato che la sola presenza nella parte della sinistra tagliamento, che noi abbiamo classificato come arativi, quindi come agricoltura tradizionale, diciamo con un certo livello di intensivizzazione, ma non certo un riordino fondiario importante, diciamo, quindi presenza di bordure, capezzagne, capofossi, che ne so io, ma anche banalmente aree verdi intorno a qualche impresa o a qualche attività antropica all'interno della parte agricola, quindi anche qualche giardino, così è bastato con quei carichi lì per verificare nei pollini una presenza di, che ne so, io abbiamo visto il trifoglio pratense ad esempio. Quindi, ecco, quindi il comportamento opportunistico delle api, questo diciamo crea grossi problemi quando si vogliono fare confronti così diretti. Ultima considerazione che faccio sulla parte del dottor Pasut. Lì abbiamo tentato, sulla base delle conoscenze che avevamo sulla vegetazione, di proporre degli indicatori pratici, no, per il monitoraggio e la gestione della biodiversità, che potrebbero consentire anche, qua sono un po' una campana rotta, ma così, di misurare l'efficacia cioè causa-effetto di azioni in grado di favorire o servizi ecosistemici erogati dalle varie forme di agricoltura. Insomma, questo mi sembra piuttosto importante. Quindi io chiudo, anche perché vi ho rubato anche qualche minuto in più rispetto all'ora e mezza che ci eravamo dati, lasciando la parola, salutando tutti, lasciando la parola a Antonella, che potrebbe forse, mentre io parlavo, aver verificato se nella chat c'era qualche domanda, oppure chiedo a chi ci ascolta se c'è qualche domanda da fare ai relatori. Prego. Allora, abbiamo due domande. Allora, la prima penso che, visto che era stata posta quando parlava Mirko, penso che abbia già avuto risposta anche dalla presentazione di Davide, perché chiedeva se l'indagine floristica è stata effettuata con rilievo fitopastorale o fitosociologico e se è stata valutata la fenologia, quindi mi sembra che tu ne abbia parlato diffusamente. Poi abbiamo una domanda per Paolo Zanchetta, qui mi permetto di intervenire io, cioè non ci sono solo le api, può essere che la flora non visitata dalle api lo sia da parte di altri insetti, qui
assolutamente sfonda una porta aperta, perché tra l'altro le api hanno una ligola molto lunga, quindi di fatto riescono a raggiungere il nettare anche in corolle profonde. Più di loro probabilmente solo i bombi. Per quanto riguarda gli apoidei selvatici abbiamo una notevole varietà nella lunghezza dell'apparato boccale, che spesso proprio li fa essere più o meno specializzati nei confronti di diverse specie. Alcuni sono addirittura specializzati su un numero molto limitato di specie fioristiche. Quindi logicamente sì, ci sono numerosissimi, una quantità infinita di altri insetti che sicuramente vanno a visitare specie che magari per le api sono poco interessanti. Le api, sì, come dicevate anche prima, sono specie opportuniste, cioè loro vanno anche a fare molta quantità, cioè loro hanno bisogno di fare quantità, di andare fuori a colpo sicuro. Gli altri invece possono permettersi, chiamiamolo il lusso, di essere anche più specializzati. E anche per questo è molto importante appunto mantenere una determinata biodiversità, quindi anche specie che apparentemente non sono di interesse apistico, comunque un loro ruolo logicamente dal punto di vista ecosistemico ce l'hanno. Poi non bisogna dimenticarci che non ci sono solo le api, ma gli impollinatori comprendono anche ad esempio i ditteri sirfidi e le farfalle, quindi lì logicamente il discorso poi si amplia un po', sia ancora di più, e potremmo parlarne penso per tanto. E per quanto riguarda anche l'interesse apistico delle varie specie botaniche, anche lì ci sono dei criteri in base a cui viene identificato, individuato l'interesse più o meno elevato delle specie. Però non bisogna mai dimenticare che fondamentalmente dipende da cos'altro c'è intorno, perché noi possiamo mettere una specie che apparentemente non ha un elevato interesse apistico, se presa vicino a un sacco di altre specie fiorite molto più interessanti, ma se noi diamo a disposizione solo o quasi quella, allora vediamo che le api la frequentano tantissimo. Quindi nella valutazione poi del reale interesse apistico delle singole specie non va valutato soltanto, diciamo, la specie in sé, ma logicamente tutto quello che c'è intorno, il che complica ulteriormente ancora le cose. Allora, ci sono altri Sì, 4 messaggi mi che non ho verrebbe da letto. dire, vedo le domande Sì, perché abbiamo anche una Stefano, domanda di mi verrebbe da Fabian. dire, vedendo un po' i dati e non da specialista, chiaramente mi verrebbe da dire che, diciamo così, un'agricoltura pur intensiva, ma con presenza, diciamo così, di un minimo di vegetazione seminaturale, così, insomma, distribuita sul territorio, possa sostenere le api e quindi il servizio di impollinazione, forse più che un'area naturale conservata così come diciamo isolata in un deserto agricolo, insomma, ecco, questo voglio dire, cioè, se i carichi di api non sono, ce lo diceva anche il professor Nazzi, insomma, non sono così elevati, probabilmente la disponibilità, un paesaggio agricolo non monotono, diciamo così, potrebbe essere forse sufficiente per il mantenimento di un numero consistente sia di api domestiche che di pronubi selvatici. Non so se qualcuno vuole riprendere questo ragionamento o se dico stupidaggini. Considerate che sì, che io vengo e mi occupo molto d'altro, ma è interessante, insomma, questo tipo È stato interessante elaborare i dati perché mi sembra di aver capito questa cosa, insomma, non so Davide se vuoi aggiungere qualcosa. Ma è anche un po' il solito discorso che non necessariamente un elevato numero di specie vuol dire un elevato grado di naturalità, perché se io per ottenere un elevato numero di specie ci devo mettere dentro o ci metto dentro tutta una serie di specie che sono avventizie o alloctone o comunque le famose malerbe anche di cui parlava Davide, allora sì, gli indici di diversità mi vengono elevati, però non corrisponde a un'elevata naturalità perché ci sono specie che lì non dovrebbero esserci. Non so se... Allora, poi abbiamo Fabian che
ci dice che forse le api non sono adatte a trovare in quanto opportuniste generaliste, per l'appunto come si diceva, a trovare una correlazione fra impollinatori e biodiversità. Anche qui è un discorso che abbiamo spesso affrontato, però quello che secondo me si può dire è che le api, per come sono gestite, quindi la presenza di apiari e di arnie, ci può dare la possibilità di avere delle raccolte di dati comunque di tipo standardizzato, questo a maggior ragione inserendo sensori all'interno delle arnie. Quindi noi possiamo utilizzare comunque l'alveare, l'arnia, come un modello, ben tenendo presente quelli che sono i suoi limiti nella valutazione per l'appunto della correlazione tra impollinatori e biodiversità, perché logicamente noi non ci stiamo riferendo a impollinatori selvatici, ma a una specie allevata. Però, come dicevo anche prima, se vediamo delle difficoltà che possono essere emorie o altri tipi di problematiche legate all'ape domestica, questo può essere già un campanello d'allarme per una problematica più ampia a livello ambientale. E per quanto riguarda ad esempio anche l'analisi dei pollini, certo sono i pollini raccolti e scelti dall'ape, comunque è un po' l'unico modello che possiamo utilizzare per fare campagne di raccolta dati anche ingenti dal punto di vista dei dati raccolti, perché non possiamo pensare di metterci a raccogliere le palline di polline raccolte ad esempio dalle osmie o dalle megachile all'interno dei loro nidi, perché sarebbe assolutamente improponibile. Quindi sì, sicuramente è un modello che non è perfetto, però è il miglior modello animale di impollinatore che possiamo sfruttare in questo momento. Per gli apoidei selvatici la cosa che forse dà più indicazione è proprio il monitoraggio della presenza degli adulti, quindi un altro tipo di monitoraggio. Abbiamo un altro messaggio. Ok, niente. Stefano, passo la parola a te. No, niente, se non ci sono altre domande, abbiamo già sforato di un quarto d'ora. Io chiudo, rimando, come dicevo, ai report finali di progetto e ad un evento finale di progetto che ancora non è stato calendarizzato per i risultati, per tutti gli altri risultati di progetto. E quindi intanto ringrazio tutti e sicuramente il polo tecnologico manderà a tutte le mail l'indicazione, no, il link, no, per rivedere questa registrazione. Sì, tra l'altro prima qualcuno Anzi, chiedeva... io poi prego Antonella, se ci fossero altre domande, altre richieste, altre valutazioni, così di sfruttare la mail che gentilmente l'Antonella ha messo a disposizione di tutti per fare queste richieste, poi la dottoressa... Mail che verrà disattivata domani mattina. Si farà parte diligente nel girarci le eventuali richieste. Grazie mille a tutti. Allora io sì, non vedo altre domande, quindi prima vi avevo messo nella chat il link della piattaforma dove potete trovare le registrazioni e quindi saluto tutti e vi ringrazio il professor Bovolenta per aver organizzato questo ciclo di seminari che è veramente stato molto interessante. Ringrazio tutti i presenti anche per la pazienza e per la costanza. Alcuni di voi, alcuni hanno veramente partecipato a praticamente a tutti gli appuntamenti. E quindi vi ringrazio ancora e vi auguro una buona serata. Ciao Davide.